Alla fine degli anni 90, inizio del 2000, ero coinvolto nella formazione di fondi di investimento di alta finanza, si chiamano hedge funds. Era una carriera soddisfacente fino a un certo punto, perché arrivato all'inizio del 2000 mi sentivo un po' vuoto, come se stessi percorrendo la strada sbagliata. E mi ricordo un giorno che ho urlato guardando in alto, ho detto: "Cosa vuoi che faccia?" E da lì a poco c'è stato un cambiamento radicale, c'è stata questa chiamata al ministero che mi ha portato a fare studi di teologia e a cominciare ad avere anche studi biblici in Italia. E dopo poco tempo però ho avuto 3 momenti di crisi particolari, perché nel mio profondo avevo dei dubbi e delle paure. Se non riesco a mettere il pane sulla tavola un domani? E il suo spirito in ognuno di questi casi, ognuno di queste 3 volte mi ha detto delle cose ben specifiche. La prima volta mi ricordo che ero riattratto a tornare nel settore finanziario e praticamente quello che ho sentito dire era: "Non sono abbastanza per te". Uno schiaffo morale molto forte mi ha fatto rivelare anche quanto fosse superficiale la mia fede. E la seconda volta, sempre all'ombra di questo fantasma di carestia, di nuovo questa paura mi riporta a riguardare al passato e sento che lui dice: "Ti fidi di me?" Come se fosse troppo preoccupato con le sue cose, non sia all'altezza della situazione, non conosca addirittura quali sono le mie esigenze, quali sono i miei problemi, e pertanto devo essere io sempre in movimento a far accadere tutto nella mia vita. E la terza e ultima volta, proprio come nel rinnogamento di Pietro con Gesù Cristo, sento che lui mi dice: "Ti ho messo da parte per il mio servizio. Non guardare più indietro". E a volte penso che ognuno di noi si chieda o si è chiesto: per che cosa sto vivendo? Alcuni si sbattono qua e là, sempre cercando di andare avanti, di essere in movimento, e a fatica riescono ad arrivare alla fine della giornata perché c'è sempre quest'acqua alla gola. Altri invece all'opposto, quelli che oziano, non sanno cosa fare la mattina quando si alzano, per cui hanno difficoltà addirittura a mettersi in moto. E o uno o l'altro praticamente si stanno chiedendo la stessa cosa: per che cosa sto vivendo? E questo porta a un senso di vuoto, questo porta a disfunzioni, porta a dipendenze varie, porta a depressione, in alcuni casi addirittura porta al suicidio. Fondamentalmente Dio non è abbastanza per queste persone. Non è stimolante, allora cerco di fare attività che mi danno sempre più adrenalina per farmi sentire vivo, o non mi ama e allora mi butto in diverse relazioni per avere un senso di soddisfazione, o non provvede, per cui sono sempre come un criceto su quella ruota, a correre sfrenatamente per riuscire ad arrivare ad avere di quello di cui ho bisogno, mentre brucio le relazioni intorno a me. Qual è la paura che ti schiavizza? Pietro, in un'occasione, quando era su una barca di notte, vede Cristo che cammina sull'acqua, si sta avvicinando e dice: "Signore, se sei tu, fammi, chiamami, io vengo a te". Cristo lo chiama, lui esce dalla barca, comincia a camminare tenendo gli occhi fissi su Cristo e sta facendo quello che sembra soprannaturale, cioè sta camminando effettivamente sull'acqua, finché incomincia a guardarsi intorno e vede le onde, vede la profondità, vede il pericolo e incomincia ad annegare, incomincia ad andare sott'acqua. Ci sono 2 scritture che volevo leggervi, e una si trova in Ebrei, dove dice: "Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti", per cui il correre la gara
è fondamentale, non ci si può arrendere. Però come la corriamo? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. E un'altra molto importante, in Filippesi dice: colui che ha cominciato un'opera buona in voi, cioè Cristo, la porterà a compimento. Per cui è Lui che sarà il compitore di un qualcosa di bellissimo che è stato cominciato nelle nostre vite. Allora la mia domanda è: se Lui non è abbastanza, che cosa stanno fissando i tuoi occhi? Un forte abbraccio.